Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Drospil Effic Italia SPA. Ultimo aggiornamento, 13 aprile 2022. Cos'è Drospil? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Drospil durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Drospil? Drospil è un farmaco a base del principio attivo drospirenone più etinilestradiolo, appartenente alla categoria degli contraccettivi ormonali sistemici e nello specifico associazioni fisse estroprogestiniche. È commercializzato in Italia dall'azienda Effic Italia SPA. Drospil può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Drospil 0,02 mg più 3 mg 1x28 compresse rivestite con film. Drospil 0,02 mg più 3 mg 6x28 compresse rivestite con film. Drospil 0,02 mg più 3 mg 84 compresse rivestite con film. Drospil 0,02 mg 3 mg 1x28 compresse rivestite con film, importato dal Portogallo. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Effic Italia SPA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo: drospirenone più etinilestradiolo. Gruppo terapeutico: contraccettivi ormonali sistemici. Forma farmaceutica: compresse rivestite. Indicazioni: contraccezione orale. La decisione di prescrivere Drospil deve prendere in considerazione i fattori di rischio attuali della singola donna, in particolare quelli relativi alle tromboembolie venose, TEV, e il confronto tra il rischio di TEV associato a Drospil e quello associato ad altri contraccettivi orali combinati, COC, vedere paragrafi 4, 3 e 4. Posologia. Via di somministrazione. Uso orale. Come assumere Drospil? Le compresse devono essere assunte ogni giorno all'incirca alla stessa ora, se necessario con un po' di acqua, nell'ordine indicato sul blister. L'assunzione delle compresse deve essere continuativa. Ogni compressa deve essere assunta quotidianamente per 28 giorni consecutivi. Ogni confezione blister successiva deve essere iniziata il giorno seguente all'assunzione dell'ultima compressa del blister precedente. Il sanguinamento da sospensione inizia generalmente 2-3 giorni dopo l'assunzione delle compresse di placebo, ultima fila, e può non essere ancora terminato quando si inizia una nuova confezione. Come iniziare il trattamento con Drospil? Nessun uso precedente di contraccettivi ormonali nel mese passato. L'assunzione delle compresse deve iniziare il primo giorno del ciclo mestruale naturale della donna, ossia il primo giorno delle mestruazioni. Passaggio da un altro metodo contraccettivo ormonale combinato, contraccettivo orale combinato, anello vaginale o cerotto transdermico. La donna deve iniziare ad assumere Drospil preferibilmente il giorno successivo all'ultima compressa attiva, l'ultima compressa contenente i principi attivi del precedente contraccettivo orale combinato, al più tardi il giorno successivo al consueto intervallo libero da compresse o con assunzione di compresse di placebo del suo precedente contraccettivo orale combinato. In caso di precedente uso di anello vaginale o cerotto transdermico, la donna deve iniziare ad assumere Drospil preferibilmente il giorno della rimozione del dispositivo, al più tardi il giorno previsto per l'applicazione successiva. Passaggio da un metodo a base di solo progestinico, pillola a base di solo progestinico, iniezione, impianto, o da un sistema intrauterino a rilascio di progestinico, IUS. Il passaggio dalla pillola a base di solo progestinico può avvenire in qualunque momento, dall'impianto o dallo IUS il giorno della loro rimozione, da un iniettabile nel giorno in cui è stata prevista l'iniezione successiva, ma in tutti questi casi alla donna deve essere consigliato di usare un metodo di barriera aggiuntivo per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse. Dopo un aborto nel primo trimestre di gravidanza, l'assunzione può essere iniziata immediatamente. In questo caso non è necessario adottare ulteriori misure contraccettive. Dopo un parto o un aborto nel secondo trimestre di gravidanza, alla donna deve essere consigliato di iniziare l'assunzione da 21 a 28 giorni dopo il parto o dopo un aborto nel secondo trimestre di gravidanza. In casi di inizio più tardivo, la donna deve adottare un metodo contraccettivo supplementare di barriera per i primi 7 giorni di assunzione delle compresse.
Tuttavia, se sono già avvenuti rapporti sessuali, è necessario escludere una possibile gravidanza prima di iniziare l'uso del contraccettivo orale combinato, oppure la donna deve attendere la comparsa del primo ciclo mestruale successivo. Per l'uso durante l'allattamento al seno, vedere paragrafo 4.6. Comportamento in caso di mancata assunzione delle compresse. Le compresse di placebo dell'ultima, quarta, fila del blister possono essere tralasciate. Tuttavia, devono essere scartate per evitare un prolungamento non intenzionale della fase di assunzione di compresse di placebo. I seguenti suggerimenti si riferiscono quindi solo alla dimenticanza di compresse attive. In caso di ritardo inferiore a 24 ore nell'assunzione della compressa, la protezione contraccettiva non risulta ridotta. La donna deve assumere la compressa dimenticata non appena se ne ricorda, e quindi assumere le compresse successive all'ora abituale. In caso di ritardo superiore a 24 ore nell'assunzione di una qualsiasi compressa, la protezione contraccettiva può essere ridotta. Il comportamento da adottare in caso di dimenticanza delle compresse si basa sulle due regole fondamentali seguenti. L'intervallo raccomandato per le compresse senza ormoni è di 4 giorni, l'assunzione delle compresse non deve mai essere interrotta per più di 7 giorni. Sono necessari 7 giorni di assunzione ininterrotta delle compresse per ottenere un'adeguata soppressione dell'asse ipotalamo-ipofisi ovaio. Di conseguenza, nella pratica quotidiana possono essere applicati i seguenti suggerimenti. Giorno 1, 7. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente, e deve poi proseguire l'assunzione delle compresse successive all'ora consueta ogni giorno. Inoltre, nei 7 giorni successivi deve essere utilizzato un metodo di barriera, ad esempio il preservativo. In caso di rapporti sessuali nei 7 giorni precedenti, deve essere considerata la possibilità di una gravidanza. Più compresse sono state dimenticate e più vicina alla fase di assunzione delle compresse di placebo, maggiore è il rischio di una gravidanza. Giorno 8, 14. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente, e deve poi proseguire l'assunzione delle compresse successive all'ora consueta ogni giorno. A condizione che la donna abbia assunto correttamente le compresse nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata, non è necessario adottare ulteriori misure contraccettive. Tuttavia, se le compresse dimenticate sono più di una, la donna deve adottare ulteriori misure precauzionali per i successivi 7 giorni. Giorno 15, 24. Il rischio di ridotta affidabilità contraccettiva è estremamente elevato, considerato l'approssimarsi della fase di assunzione delle compresse di placebo. Tuttavia, è ancora possibile prevenire la riduzione della protezione contraccettiva modificando lo schema di assunzione delle compresse. Adottando una delle due opzioni seguenti, non è quindi necessario ricorrere a misure contraccettive supplementari, a condizione che la donna abbia assunto tutte le compresse regolarmente nei 7 giorni precedenti la prima compressa dimenticata. In caso contrario, deve seguire la prima delle due opzioni ed utilizzare anche misure contraccettive supplementari nei successivi 7 giorni. La donna deve assumere l'ultima compressa dimenticata non appena se ne ricorda, anche se ciò comporta l'assunzione di 2 compresse contemporaneamente, e deve poi proseguire l'assunzione delle compresse successive all'ora consueta ogni giorno, fino a quando le compresse attive saranno terminate. Le 4 compresse di placebo dell'ultima fila devono essere scartate. La confezione successiva deve essere iniziata immediatamente dopo aver terminato quella in uso. A 0 è improbabile che la paziente manifesti emorragia da sospensione prima di aver terminato le compresse attive della seconda confezione blister, tuttavia può presentare spotting o sanguinamento da rottura durante i giorni di assunzione delle compresse. Alla donna può anche essere consigliato di sospendere l'assunzione delle compresse attive della confezione in uso. In tal caso deve assumere le compresse di placebo dall'ultima fila per un periodo fino a 4 giorni, inclusi i giorni in cui sono state dimenticate le compresse, per poi proseguire con una nuova confezione. Se la donna ha dimenticato di assumere diverse compresse, con conseguente assenza del sanguinamento da sospensione nell'intervallo di assunzione delle compresse di placebo, deve essere considerata l'eventualità di una gravidanza. Suggerimenti in caso di disturbi gastrointestinali. In presenza di disturbi gastrointestinali gravi, ad esempio vomito o diarrea, l'assorbimento può essere incompleto e devono essere adottate misure contraccettive addizionali. In caso di vomito entro 3-4 ore dopo l'assunzione di una compressa, deve essere assunta al più presto una nuova compressa, in sostituzione. Se possibile, la nuova compressa deve essere assunta entro 24 ore dall'ora di assunzione abituale.
Se sono trascorse più di 24 ore, si applicano le istruzioni relative alla dimenticanza delle compresse riportate nel paragrafo 4.2 a Euro Comportamento in caso di mancata assunzione delle compresse a Euro S. Se la donna non desidera variare il consueto schema posologico, dovrà prelevare la compressa necessaria, o PA compresse, da una nuova confezione blister. Come ritardare una mestruazione da sospensione? Per ritardare la mestruazione, la donna deve continuare ad assumere le compresse attive, prelevandole da un'altra confezione blister di Drospill, senza prendere le compresse di placebo dalla confezione in uso. Il ritardo può essere esteso secondo la volontà della donna fino al termine delle compresse attive della seconda confezione. Durante questa assunzione prolungata la donna può manifestare sanguinamento da rottura o spotting. L'assunzione regolare di Drospill deve essere ripresa regolarmente dopo l'assunzione delle compresse di placebo. Per spostare la mestruazione ad un altro giorno della settimana rispetto a quello previsto in base allo schema della donna, si può abbreviare l'intervallo dei giorni destinati al placebo per i giorni desiderati. Più breve ha l'intervallo, maggiore il rischio di assenza di flusso da sospensione e di comparsa di sanguinamento da rottura e spotting durante l'assunzione delle compresse della confezione successiva, come avviene quando si ritarda la mestruazione. Ulteriori informazioni su popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. Drospill ha indicato solo dopo il menarca. Anziani. Drospill non ha indicato dopo la menopausa. Pazienti con insufficienza epatica. Drospill ha controindicato nelle donne con gravi malattie epatiche. Vedere anche i paragrafi 4, 3 e 5, 2. Pazienti con insufficienza renale. Drospill ha controindicato nelle donne con grave insufficienza renale o insufficienza renale acuta. Vedere anche i paragrafi 4, 3 e 5, 2. Controindicazioni. I contraccettivi ormonali combinati, COC, non devono essere utilizzati nelle seguenti condizioni. Se una qualsiasi delle condizioni seguenti dovesse manifestarsi per la prima volta durante l'uso di un contraccettivo ormonale combinato, l'assunzione del medicinale deve essere immediatamente interrotta. Presenza o rischio di tromboembolia venosa, TEV. Tromboembolia venosa è TEV in corso, con assunzione di anticoagulanti, o pregressa, ad esempio trombosi venosa profonda TVP o embolia polmonare EP. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia venosa, come resistenza alla proteina C attivata, incluso fattore V di Leiden, carenza di antitrombina IB, carenza di proteina C, carenza di proteina S. Intervento chirurgico maggiore con immobilizzazione prolungata, vedere paragrafo 4, 4. Rischio elevato di tromboembolia venosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4, 4. Presenza o rischio di tromboembolia arteriosa, TEA. Tromboembolia arteriosa Eurotromboembolia arteriosa in corso o pregressa, ad esempio infarto miocardico, o condizioni prodromiche, ad esempio angina pectoris. Malattia cerebrovascolare Euroictus in corso o pregresso o condizioni prodromiche, ad esempio attacco ischemico transitorio, transient ischemic attack, TIA. Predisposizione ereditaria o acquisita nota alla tromboembolia arteriosa, come iperomocistenemia e anticorpi antifosfolipidi, anticorpi anticardiolipidi, lupus anticoagulante, precedenti di emicrania con sintomi neurologici focali. Rischio elevato di tromboembolia arteriosa dovuto alla presenza di più fattori di rischio, vedere paragrafo 4, 4, o la presenza di un fattore di rischio grave come diabete mellito con sintomi vascolari, ipertensione grave, dislipoproteinemia grave, gravi patologie epatiche in atto o pregresse, fino al ritorno alla normalità dei valori di funzionalità epatica, grave insufficienza renale o insufficienza renale acuta, tumori del fegato, benigni o maligni, in atto o pregressi, forme maligne ormonodipendenti accertate o sospette, ad esempio, degli organi genitali o della mammella, perdite ematiche vaginali non diagnosticate, ipersensibilità ai principi attivi o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. A 0 controindicato l'uso concomitante di Drospill con medicinali contenenti Ombitasvir barra Paritabravir barra Ritonavir ed Osabuvir o medicinali contenenti Glecaprevir barra Pibrentasvir, vedere paragrafi 4, 4 e 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Avvertenze. Nel caso in cui fosse presente una delle condizioni o uno dei fattori di rischio menzionati sotto, l'idoneità di Drospill deve essere discussa con la donna. In caso, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Nota. Le informazioni prescrittive relative ai farmaci concomitanti devono essere consultate per identificare le potenziali interazioni. Effetti di altri medicinali su Drospill. Possono verificarsi interazioni con medicinali che inducono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Drospil. insieme ad altri farmaci come Eurosaprepitant Accorda Euro, Eurosaprepitant Teva Euro, Eurosaptivosa Euro, Eurosatantoa Euro, Eurosatazanavir Accorda Euro, Eurosatazanavir Crca Euro, Eurosatazanavir Milana Euro, Eurosatazanavir Sandoza Euro, Eurosaurantin, soluzione, uso interno, a Euro, Euroscarbamazepina Ega Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoinal Euro, Eurosefavirens entricitabina e tenofovir disoproxilaurobindoa Euro, Eurosefavirens più entricitabina più tenofovir disoproxil Milana Euro, Eurosefavirens entricitabina tenofovir disoproxil Crca Euro, Eurosefavirens entricitabina tenofovir disoproxil Teva Euro, Eurosefavirens barra entricitabina barra tenofovir disoproxil Zentiva Euro, Eurosefavirens Milana Euro, Eurosefavirens Teva Euro, Eurosimenda Euro, Eurosevotazza Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complexa Euro, Eurosgardinale Euro, Eurosivemenda Euro, Eurosluminale, Compressa Euro, Eurosmaghireta Euro, Eurosmicobutina Euro, Eurosmisolinea Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnevirapina Milana Euro, Eurosnevirapina Teva Italia Euro, Eurosoxcarbazepina Technigen, compresse rivestite a Euro, Eurosreietax, capsula Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, Eurosustiva Euro, Eurostargretina Euro, Eurostegretula Euro, Eurostelzir, compressa rivestita Euro, Eurostelzir, sospensione a Euro, Eurostolipa Euro, Eurosviramune Euro, Eurosvolsivia Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Drospil durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Drospil durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Drospil non ha indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante l'assunzione di Drospil, il trattamento deve essere immediatamente sospeso. Ampi studi epidemiologici non hanno rivelato NA copyright. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati osservati effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari nelle utilizzatrici di contraccettivi orali combinati. Effetti indesiderati. Per gli effetti indesiderati gravi negli utilizzatori di COC, vedere anche paragrafo 4.4. Le seguenti reazioni avverse al farmaco sono state riportate durante l'uso di Drospil. La tabella sottostante riporta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste ad oggi esperienza di sovradosaggio con Drospil. Sulla base dell'esperienza generale con contraccettivi orali combinati, i sintomi che possono verificarsi in caso di sovradosaggio di compresse attive sono nausea, vomito e perdita barra emorragia. L'emorragia da sospensione può verificarsi anche nelle ragazze prima del menarca, se assumono accidentalmente il medicinale, non sono disponibili antidoti e il trattamento deve essere sintomatico. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica, ATC. Progestinici ed estrogeni, combinazioni fisse. Codice ATC. G03A12. Indice di Pearl per l'insuccesso del metodo. 0,41, limite superiore dell'intervallo di confidenza bilaterale al 95%. 0,85. Indice di proprietà farmacocinetiche. Drospirenone. Assorbimento. Dopo somministrazione orale il drospirenone viene assorbito rapidamente e quasi completamente. Concentrazioni sieriche massime di principio attivo pari a circa 38 ng/ml vengono raggiunte circa 1-2 ore dopo, dati preclinici di sicurezza. Negli animali di laboratorio, gli effetti del drospirenone e dell'etinilestradiolo sono risultati limitati a quelli associati alla loro riconosciuta azione farmacologica. In particolare, gli studi di tossicità riproduttiva nell'animale hanno elenco degli eccipienti, compresse rivestite con film attive, rosa. Nucleo della compressa. Lattosio monoidrato. Amido pregelatinizzato, mais. Povidone K30 e 1201. Crosscarmellosa sodica. Polisorbato 80. Magnesio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Drospil a base di drospirenone più etinilestradiolo sono Dailette, etinilestradiolo più drospirenone doc generici, Lerna, Lutiz, Miciclamen, Mivi, Rubidelle, Iaz. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.